molto succintamente l'isola di Rodi. L'isola di Rodi, quindi la città di Rodi, che è un po' il suo centro vitale, anche quello che dà il nome. Noi alloggiamo in Koskino, che è parte del comune di Kalitea. In questa zona, Faliraki, questa è la zona più turistica intesa come anche strutture turistiche costruite, grandi alberghi, così come li si possono trovare anche in prossimità di Lindos. La costa sud-est è la costa più abitata anche, perché è quella che ha un clima migliore e un mare molto calmo. La zona che dà a nord è battuta dai venti e quindi il mare è costantemente mosso, anche se ci sono delle zone di notevole bellezza. La zona per esempio di Cretina, con il castello dei Cavalieri di San Giovanni, coloro che hanno anche creato tutta la fortificazione di Rodi. Come tutti sanno, la maggior attrazione dell'isola, cioè il Colosso di Rodi, non c'è. All'ingresso del porto di Maraki ci sono due colonne che sorreggono un cervo ed una cerva che insieme alla rosa sono i simboli di Rodi. Un posto molto particolare, con giù in fondo questa Prasonissi, dove una lingua di sabbia divide la terra da un promontorio e dove si incontrano i due mari, questo mare molto più tranquillo e dall'altro invece è battuto dai venti e agitato. Tutta la zona a sud-ovest dell'isola è molto selvaggia, ricca di vegetazione e di fauna. Ecco amici di Story Hunter, siamo giunti qui a Rodi, Koskino. Koskino è questo villaggio del comune di Kalitea, villaggio all'interno del quale abbiamo trovato, la nostra abitazione per mezzo di Calimera, per mezzo del sito Home Exchange che utilizziamo sempre per effettuare i nostri scambi, che poi non sono simultanei ma sono asincroni, quindi la gente viene a casa nostra e ci dà dei punti che poi noi possiamo rispendere nel sistema. Questo posto, Koskino, è uno dei posti più tipici che abbiamo scoperto qui nell'isola di Rodi, che è un'isola che vive un po' del mito di una celebrità che non si trova più, che è quella Yassas, che è quella del suo colosso che non esiste più di fatto. Ecco quindi che chi viene qua può trovare di tutto, ma non il Colosso di Rodi. Un'isola di 120.000 abitanti, di cui la metà almeno abita nella città di Rodi. Città di Rodi caratterizzata soprattutto dal centro storico e dalla fortezza Palazzo Cavalieri, costruita dai Cavalieri di San Giovanni. È un centro storico molto, molto bello. Questo è il Polionas, l'arco che caratterizza tutti gli ingressi dell'isola, attraverso il quale si accede a un piccolo cortiletto. Da qui si accede a quello che diciamo appunto è la casa
casa ad arco, cioè caratterizzata dal camara e da questo pavimento di ciottoli. Ed ecco l'arco che sovrasta l'abitazione e la rende così tipica. I soppalchi di legno e là sopra sono sistemate le camere da letto. Camara, le due tipiche finestrelle poste regolarmente sopra la porta d'ingresso. Un'isola importante, Rodi. E in Rodi esistono dei posti anche molto commerciali, strutturati per il turismo, come la zona di Faliriaki, dove grandi alberghi, anche lussuosi, accolgono turisti da tutto il mondo. Esistono antiche acropoli, come quella di Lindos, posto bellissimo, imperdibile da visitare, e molte spiagge di sabbia e di ghiaia, e quelle di sabbia sono molto attrezzate ed è un'isola turisticamente nei mesi caldi molto affollata. Ha un clima molto, molto piacevole però tutto l'anno. In questo momento siamo a Iasu. In questo momento siamo in fine settembre, le spiagge sono piene di bagnanti ed il clima è assolutamente piacevole, caldo. Polionas, tutte le case hanno questi polionas, portali, potete vedere alcuni, ecco, all'ingresso, ecco, vedete questo, tutti i portali che accedono a un piccolo cortiletto e poi da questo cortiletto si accede alle antiche abitazioni tradizionali che caratterizzano questa zona e sono le cosiddette case ad arco che qui chiamano camara. Quando voi entrate nelle case trovate il pavimento fatto a ciottoli, un arco che sovrasta la stanza centrale, detto appunto camara, e quindi poi dei soppalchi di legno. Questa è la tipica sistemazione delle case di Rodi. E vale veramente la pena venire e soggiornare. Queste case tradizionali vengono regolarmente ristrutturate e anche messe a disposizione dei turisti. Chiunque di voi possa capitare qui a Rodi, al di là del colosso che non troverete, al di là dei posti rinomatamente turistici, grandi spiagge, grandi alberghi, noi vi consigliamo di soggiornare, quantomeno venire a visitare Coschinos, perché qui ritroverete un po' proprio quell'atmosfera tipica degli antichi villaggi di Rodi. Calà. Kalispera. 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 Caratterizzata appunto da queste antiche case che hanno questi portali molto belli, questi piccoli cortili che poi servono delle abitazioni, molte volte arredate con dei piatti tipici di Lindos. Ecco, qui fra l'altro adesso abbiamo l'amico che ci ha fatto vedere la casa tradizionale, Iasu. Possisse. Calà. È assolutamente un posto da vedere. Si trova nella zona al sud-est dell'isola, come ogni isola greca è piena di gatti e vale la pena di visitarla.